Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. E anche luglio è passato, siamo ad agosto, già è 2 agosto. Questi giorni non ci possiamo lamentare perché non fa caldissimo, fa caldo ma non caldissimo. 10 giorni fa si moriva. Comunque niente, siamo qui col nostro fuoristrada. Tra l'altro sto provando il Media Mod su la GoPro, vedere se migliora un po' l'audio. Se non dovesse migliorare così metterò i microfoni esterni con un lavalier o qualcosa del genere. Comunque questo lo vedremo dopo. Niente ragazzi, siamo ad agosto e ho un botto di recensioni da fare, un sacco di cose da farvi vedere. Oggi vi volevo far vedere una bellissima torcia della Wurkos che mi ha stupito, una cosa incredibile. Quando mi è arrivata sembrava un giocattolino, invece si è rivelata una piacevole sorpresa. Vi sto parlando della HD03, la piccolina di casa Wurkos, che niente, non vi spoilerò niente, vi faccio vedere adesso l'unboxing che ho fatto qualche giorno fa e vi spiego un po' tutte le caratteristiche della torcia. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e lasciatemi un commento giù per aiutare l'algoritmo, e se vi va mi farebbe piacere anche un bel like. Va bene ragazzi, bando alle ciance e iniziamo a vedere, basta pure il treno, e iniziamo a vedere com'è fatta questa torcia della Wurkos e le sue funzioni. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qui ragazzi con la nostra bellissima torcia della Wurkos, la HD03. Guardate quanto è piccola, sta nel palmo di una mano. Come vedete le dimensioni della torcia sono davvero piccole. Abbiamo infatti 6 cm x 2 cm 8 x 2 cm e mezzo per un peso di 49 grammi, solo 49 grammi, veramente incredibile questa torcia. È anche IPX6, quindi resistente agli spruzzi, resiste anche a una caduta da 1,5 m, però se non la fate cadere è meglio. La lampada vi arriva in una scatolina, io già l'ho aperta perché già l'ho usata, con all'interno appunto la lampada, la sua piccola clip che io già ho attaccato, un cavetto USB Type-C e il suo libricino di istruzioni dove troviamo anche la lingua italiana. Qui abbiamo la sua scatola dove abbiamo elencato le funzioni e le caratteristiche della torcia e niente, la batteria come dicevo è integrata da 600 mAh e quando la tirate fuori dalla scatola è già pronta per l'uso. Ve la faccio vedere qui anche con l'accetto che viene dato in dotazione, si può facilmente rimuovere o con questo piccolo moschettone o rimuovendolo direttamente da qui. Qui abbiamo la clip per poterla agganciare magari che so a un cappellino o a qualche altra cosa, è magnetica, quindi potete agganciarla a tutte le superfici ferrose, che sia la carrozzeria della macchina, che sia qualsiasi un palo di ferro, qualsiasi cosa che sia in ferro. Mi ha stupito veramente per la potenza, così piccola e così potente. All'interno lei ha una batteria da 600 mAh, dopo andremo a vedere tutte le funzioni, tutti i tipi di fasci luminosi, di modalità luminose che fa, con le relative durate. Qui ha la porta USB Type-C per la ricarica, quando la mettete sotto carica si accenderà un piccolo LED rosso qui nel pulsante di accensione e spegnimento e diventerà verde quando sarà totalmente carica. Quando andiamo ad accendere la lampada si va ad accendere per qualche secondo e poi si va a spegnere, ecco, in questo caso è verde. Cosa indica? Il verde indica che ha una carica residua dal 50 al 100%, quindi vi sta dicendo che la batteria della nostra torcia è carica. Quando diventa arancione abbiamo una carica residua dal 20 al 50%, quando il LED al momento dell'accensione vi segnala rosso vuol dire che ha una carica dal meno del 15%, quindi bisogna andare a ricaricarla. Perciò, come vi dicevo, questo è il pulsante di accensione e spegnimento della torcia. Qui su questo lato invece troviamo un selettore
che ci va appunto a far selezionare che tipo di illuminazione vogliamo effettuare, se vogliamo una luce più diffusa o una luce più diretta. Infatti, come vedete qui abbiamo 9 LED, questi a cerchio, che vi forniscono una luce diffusa e un LED centrale che fornisce una luce diretta. Le lampade che forniscono una luce diffusa hanno un'apertura di 87 gradi, mentre la luce diretta ha un'apertura di 18 gradi. Niente, andiamo a vedere adesso più nel dettaglio la nostra torcia della Wurkos. Bene ragazzi, ma adesso andiamo a vedere come funziona la nostra torcia. Come vi dicevo, qui c'è un selettore che vi fa selezionare luce diffusa o luce diretta. In questo caso l'ho messa in luce diffusa, e qui abbiamo il pulsante di accensione. Bene, per accenderla e entrare nelle varie funzioni, quelle diciamo soltanto di torcia, dobbiamo tenere premuto il pulsante e lei si accenderà in modalità lucciola. Eccola qui. Poi vi faccio vedere quanto durano le varie modalità e che lumen hanno. Bene, siamo in modalità lucciola, teniamo premuto, andiamo in modalità bassa, teniamo premuto, andiamo in modalità media, teniamo premuto, andiamo nella modalità alta, teniamo premuto ed entra nella modalità turbo. Se adesso io tengo premuto non va più in lucciola, ma andrà in modalità bassa. Eccola qui. Infatti se io tengo premuto va a media, alta, turbo e bassa. Se rivoglio mettere di nuovo la modalità lucciola, devo spegnerla e riaccenderla, ed eccola qui in modalità lucciola. Molto semplice. Poi la stessa cosa con quella diciamo con il fascio più ristretto, ecco. Teniamo premuto ed entra in lucciola, bassa, media, alta, turbo. Se io ripremo non ritorna in lucciola ma ritorna in bassa. Eccola qui. Infatti se io ripremo va in media, alta e turbo. E di nuovo bassa. Spengo. Se voglio di nuovo la lucciola, tengo premuto e rientro in lucciola. Molto semplice. Bene, ma queste erano le modalità basiche della nostra torcia, perché questa ha varie funzioni speciali. Intanto ha le funzioni speciali, quelle classiche come strobo e altre, con la luce bianca. Per far funzionare queste funzionalità speciali bisogna accenderla. In questo caso l'ho messa con luce diretta, ma potrei farlo anche con la luce diffusa. Quindi accenderla e una volta accesa premere 3 volte il pulsante di accensione. Ed ecco che va in strobo. Poi da qui faccio doppio clic e va in SOS, doppio clic e va in quella che chiamano beacon, adesso non so come si pronunci, e poi una singola pressione e ritorniamo alla luce accesa. Stessa cosa se la mettiamo in modalità luce diretta. Accendiamo, ecco qui, triplo e va in strobo, doppio clic e va in modalità SOS, doppio clic e va in beacon, clic e ritorna nella funzionalità normale, clic e si va a spegnere. Molto semplice. La cosa bella di queste torce della Wurkos appunto è anche la semplicità d'uso. Bene, ma come vi dicevo prima, questa ha anche una funzionalità RGB che è veramente molto molto carina. Per accedere a questa modalità come si fa? Mentre prima per entrare nelle funzionalità speciali della strobo e altre che abbiamo visto poco fa bisognava prima accenderla e poi fare il triplo clic per entrare, per entrare nelle funzioni RGB si entra direttamente da spenta, quindi è spenta e bisogna fare un doppio clic ed ecco che entra nella modalità RGB. Quindi adesso da qui, se noi magari vi metto a schermo, adesso non so se ve lo metto sopra o ve lo metto un po' più sotto,
lo schemino, e così man mano che io premo voi potete seguire le indicazioni che c'è nello schema. Quindi da qui, ritorniamo indietro, spegniamo, quindi doppio clic da spenta e andiamo in RGB, doppio clic e va in RGB strobo, doppio clic e va in questa modalità, doppio clic e andiamo in quest'altra modalità, doppio clic ed ecco quest'altra modalità con la luce molto carina RGB che ruota, non so se si riesce a vedere nella telecamera. Poi da qui andiamo a doppio clic, fa questo effetto, doppio clic e fa questo che cambia colore, varie tonalità di colore, poi doppio clic e andiamo in questa qui che cambia colore ma più velocemente, e poi una singola pressione ritorniamo a RGB ed ecco qui. Se ripremiamo spegniamo, molto semplice e molto carina. Bene ragazzi, della torcia, delle sue funzioni mi sembra di avervi detto tutto. Adesso vi metto a schermo la tabella con tutte le funzioni e la durata della batteria e l'intensità di luminosità. Andiamola a vedere insieme. Comunque ragazzi, trovate tutte le specifiche nel manuale utente, che è veramente ben dettagliato e completo di tutte le funzioni, quindi veramente un ottimo lavoro, e la cosa che c'è anche nella lingua italiana è veramente un'ottima cosa. Quindi ragazzi, eccoci qui con la tabella delle specifiche della nostra torcia. Andiamo a vedere una per una sia la durata sia i lumen. Quindi intanto ci dice che nella modalità RGB non specifica in quale funzione, dice solo RGB, perciò non vi saprei dire di preciso quale sia la modalità. Comunque in modalità RGB dà una durata di 10 ore, non ne specifica neanche i lumen in questo caso. Poi abbiamo la modalità Spotlight e la modalità Floodlight. Allora, la più potente ovviamente è la Spotlight, quella cioè di profondità. Qui ci dice che nella modalità Moonlight ha una durata di 36 ore e sono un lumen. Poi nella modalità bassa abbiamo 20 lumen per 7 ore e 40 minuti, nella modalità media abbiamo 110 lumen per 2 ore e 10 minuti, nella modalità alta abbiamo 320 lumen per 1 ora e 20, la turbo abbiamo 680 lumen per 1 ora e 10 minuti. Poi passando alla modalità luce diffusa Floodlight, abbiamo nella modalità Moonlight sempre un lumen con 35 ore di durata. Nella modalità bassa abbiamo 15 lumen con 5 ore e 30 minuti, nella modalità media abbiamo 75 lumen con 1 ora e 50 minuti, nella modalità alta abbiamo 150 lumen per 1 ora e 20, mentre nella modalità turbo abbiamo, che in questo caso non sono 680 come la Spotlight, ma abbiamo 320 lumen per 1 ora e 10 minuti. Quindi ragazzi, che dirvi? Per una lampada così piccola è veramente incredibile la durata della batteria e la potenza che eroga questa piccola torcia. La sorpresa più grossa però non è questa, la sorpresa è il prezzo, perché alla fine vi dirò quanto costa questo piccolo gioiellino che ha dell'incredibile. Bene, ma adesso andiamo in esterna e vediamo al buio che luce fa. Io vi metterò a schermo, perché adesso a memoria non mi ricorderò quanti lumen, non mi ricorderò la durata delle varie modalità, però io vi faccio scorrere tutte le modalità e poi a schermo vi metto in sovraimpressione le varie durate e i vari lumen. Bene, andiamo in esterna e andiamo a provarla. Quindi ragazzi, siamo in pieno buio, andiamo ad accendere la nostra torcia, ecco qui in modalità Floodlight, in modalità Moon, ecco qua, magari faccio vedere a terra come aumentiamo a bassa, media, alta e turbo. Vi metto sia la durata sia i lumen. Adesso spegniamo e passiamo a Spotlight.
mettiamo il selettore su Spotlight e accendiamo in modalità luna. Ecco qua, già ne fa un po' di più di quella floodlight. Aumentiamo a bassa, media, alta e turbo. Guardate che distanza questa piccola torcia, così piccola, guardate a che distanza riesce ad arrivare. Vabbè ragazzi, non mi dilungo a farvi vedere anche quelle la RGB perché veramente al buio non si vedrebbe niente. Va bene, ritorniamo dove eravamo prima e tiriamo le conclusioni finali su questa bellissima torcia della Wurkos. Beh ragazzi, siamo giunti alla fine della nostra recensione della Wurkos HD03. Che dire, una torcia veramente fantastica. Avete visto anche in esterna al buio che luce che fa. Mi ero dimenticato di dirvi che ha anche un blocco per evitare accensioni accidentali. Praticamente basta schiacciare 3 volte il pulsante di accensione, ecco qui che lampeggia, e lei va in blocco. Adesso se voi provate a premere, lei farà solo questo lampeggio che vi avvisa che la torcia è bloccata. Per sbloccare uguale, 3 clic e si va a sbloccare e si va a bloccare. Ragazzi, niente che dirvi, vi lascio qui in sovraimpressione un prezzo che è veramente da non credere, infatti credo che ne acquisterò altre, e oltre al prezzo che vedete che già è veramente scontatissimo, è già un prezzo stracciatissimo per una torcia del genere, con queste funzioni, con questa qualità, giù in descrizione vi lascio, oltre al link d'acquisto, anche un codice sconto del 5%, che male non fa. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di intrattenimento. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace al video e sarebbe gradito anche un bel hype per supportare il canale. Bene ragazzi, presto ci vediamo con altre recensioni. Per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.